mi è stata lanciata una sfida. Quante piante riuscirò a trovare sotto i 20 euro che posso tramutare in pre-bonsai o comunque bonsai? Lo scopriamo in questo video. Arrivati a Magenta, presso il Garden Giardiniera, non è per fare pubblicità, ma perché me ne hanno parlato bene e mi hanno anche consigliato una pianta. Quindi ho detto, ma sai che c'è? Oggi è domenica, siamo tranquilli, andiamo a fare un giro e vediamo quante piante riesco a raccattare e a tramutare poi in bonsai eventualmente. Progetto carino. Ma quanto è bello sto acero! Che poi ci sono già i semini sopra, quindi se volete potete anche riprodurre un acero. Ma che bello! Giardineria! Ma dici che questo costa 20 euro? No. Quelli di plastica! Bello! Nel tronco. Guarda, anche questo è un bel movimento sinuoso. Quant'è che vengono? Queste comunque sono delle camelie sesanqua, perché fioriscono adesso, sono delle camelie autunno-invernali. Sicuramente lago maggiore giù di lì. Questo è fiore rosa, dovrebbe essere una Cleopatra se non sbaglio, e viene 50 euro, quindi vabbè, siamo fuori budget. Bella, una bella callicarpa. Questa è carina. Questa 25 euro. Mannaggia, siamo fuori budget, però raga, cioè, che colori. Che colori. E sicuramente qui da qualche parte c'è qualche pianta. Allora, sicuramente abbiamo il budget che è limitato, però possiamo trovare qualcosa di estremamente simpatico, magari anche inusuale, che possiamo poi tramutare in bonsai. E un garden center così grande sicuramente ci offre tante possibilità. Vediamo un po', vedo delle camelie iaponiche dietro di me. La prima cosa che faccio è guardare il tronco, la seconda è il prezzo e forse dovrei invertire un po' il tutto. Però qua abbiamo più talè, perché tendenzialmente mettono 4 talè all'interno dello stesso vaso e queste costano 29,90. Bellino. Una conifera. Questa è una tuia, difficilmente. Queste non si riescono a lavorare molto bene perché la vegetazione va tutta quanta in alto e quindi è poi difficile creare dei palchi. Però qualcosa, ora non proprio così, però un Abies del genere può anche andare bene. Vediamo se c'è qualcosa di interessante. Cioè, ma qua ci sono le peonie. Sarah Bernard, Red Magic. Coral Sunset è bellissima. Belle belle, però non sono arboree. Cioè io praticamente potrei stare qua tutto il giorno, serenamente, ma proprio serenamente. Vediamo se di là in fondo vedo degli aceri, vedo qualcosa di interessante. Ci sono tutti quanti gli aceri? No, vabbè. Bellissimo. Inizia le casse, grazie. Questo è un butterfly. Ha la foglia Aurora, varia. contattare il 213, Aurora, grazie. Grazie, Aurora. Bello il butterfly, è tutta quanta questa foglia variegata. Particolare ma bello. Bellissimo! Atro purpureo. Diventa bello rosso. Questi vengono 5,90, quindi potremmo trovare Orange Dream 5,90, Butterfly, secondo me qua. Però anche queste sono tutte quante tale Benny Maiko. Sono veramente tantissimi. C'è un po' di nandina, il bambù sacro. Io non so dove girarmi, sono sincera. Ma questa è bellissima, ma è una nuova varietà? Beauty Blush, ma è una camelia nana. Ma che figata! Solo 44 euro, però fa un bel diametro. Fogliolina così.
Questa è sempre un'altra camelia profumata. Quindi è sasanqua più profumata. Questa mi intrippa di brutto, però che pizza! Sono 3 piante, mannaggia. Mannaggia, mannaggia. Ma troverò qualcosa. Comunque questa è bellissima. Strinsecano un po' tra di loro. Ma è difficile effettivamente trovare una camelia in vaso e basta. Volevo andare tra le rose, anche perché c'è la promozione, sconto a 14,96, quindi perché no? Le rose sono sempre un'ottima soluzione, sono molto carine per fare i bonsai, anche se effettivamente si rischia che si ammalino un po', cioè hanno bisogno di un po' di cure e queste le vedo particolarmente trascurate. Forse è per questo che le hanno messe in sconto? È probabile di sì, profuma. Solo che non vedo la base, quindi ho un po' di difficoltà. Sono sincera, sto cercando più conifere che il resto e qua c'è veramente tanta selezione, cioè si fa fatica veramente a girarsi. Questa che cos'è? È una dafne? Dimmi che è una dafne. Non è una dafne. Non so che pianta è. Ah, una magnolia! Bello, bello. Allora, per scegliere una pianta all'interno di un vivaio, sicuramente la prima cosa è capire cosa stiamo cercando, una conifera o una latifoglia, una pianta che fa i fiori o una pianta che rimane sempre verde. Aurora, contattamento 13, Aurora, grazie. Aurora dispersa, completamente Aurora non c'ha voglia di lavorare. Dopodiché, scelta la pianta, quindi per esempio ci può piacere una magnolia, ok, guardiamo poi il tronco e la base, vediamo se è abbastanza in salute e come sono disposti i rami. Per esempio qua abbiamo alla fine una pianta che si svolge solamente su un piano e ci possiamo fare poco, anche per farla diventare un bonsai non riusciamo molto bene perché non riusciamo a disporre i rami in una maniera tridimensionale. Per esempio già una pianta del genere non è particolarmente in salute, penso sia stata trascurata da un po'. La base può essere anche buona, i rami li abbiamo davanti, sinistra, anche qua a destra, quindi potrebbe anche diventare eventualmente un bonsai. Ogni pianta che vediamo può diventare eventualmente un bonsai, c'è poi una pianta che è più portata e una pianta che è meno portata e poi sta anche a noi, alla nostra bravura, riuscire a trasformare un pezzo di vivaio, una pianta banale, in un'opera d'arte e lì scatta quello che magari è veramente un po' il bonsai. Questo cedro è bellissimo, cioè io li adoro. Quanto è bello, cioè argentato così, tu te lo vedi in giardino, ma sta botta di colore così, dietro verde, argento, per me è eccezionale, è una pianta meravigliosa. La Lagestroemia, ma che bella che è, 200 euro. C'è uno zero di troppo, vado a lamentarmi con la direzione, sta cosa non mi piace, non va bene. Andiamo a cercare un po' di coniferine piccoline? Qualcosa di piccino? Andiamo. Questa è interessante, è solo che 22,50. Queste sono belle, interessanti, soprattutto per la base. E poi perché comunque rimangono molto piatte, a differenza di questa varietà. Ah, la Repens questa, ok, ecco perché, interessante. È una bellissima pianta anche la gardegna, non penso di averla mai portata sul canale. Oh, che bella! Diciamo che è tutto molto curato, poi tra poco si sta avvicinando anche Halloween. Ma che bella è! Questa che cos'è? Una bonomiana? E sono già in fiore adesso, un bel segno. Conifere. Vi chiedo scusa se dall'altra parte ci sono le macchine, però si fa quel che si può. Questi sono i pini moody Winter Gold, qua abbiamo degli altri Picea pungens, poi sono tutte quante varietà. Nana Gracilis, 48,50, mannaggia, però cioè, carino, la base è carina.
A me piacciono troppo questi, cioè i Cameciparis sono troppo belli. Lo so che non me lo posso permettere perché abbiamo un budget limitato. Vabbè Giorgia, però anche te, che cazzo. Questo è ancora più bello. Cioè è proprio ramificato dalla base. Per il nostro budget forse è meglio qualcosina del genere? 19,90. Potrebbe andare bene. Bellina. Quanto mi piace. La base. Il tronco non è grandissimo perché giustamente sarà una pianta di 5-6 anni. Però potrebbe andare bene per iniziare. Per fare, non lo so, un piccolo bonsai? Ci potrebbe stare? Vediamo che altre varietà ci sono. Questa è tutta quanta una sezione dedicata alle conifere. Un Cameciparis, questa è la varietà Nana. E quindi fa tutta quanta la vegetazione corta. Il verde brillante, bellissimo, mi piace un sacco. Vediamo che altre varietà propone la casa. Guarda, 6,50 €, ma guarda che bei ginepri. Ecco, questo può essere un buon materiale per iniziare, poi eventualmente da innestare anche. Però ecco, non mi piace molto questa vegetazione un po' verdina così spenta, sono sincera. È meglio allora un verde così, un ginepro di questo tipo. Un po' più verde, carino. Un po' più sardo. Un po' più sardo, Questo è sempre un Cameciparis obtusa, che sembra un secca enoki. Cioè, il secca sono quelli che fanno gli internodi corti, però non so se è proprio questo o meno. Questo che è? Sempre questa varietà strana, Teddy Bear la chiamano. Interessante. Poi viene, quant'è che viene? 12,50. Interessante. Ora passerò i prossimi 40 minuti a decidere qual è il migliore, perché questo ha dei rami già abbastanza forti, tronco dritto, molti rami alla base, quindi eventualmente potremmo già togliere questo apice qua. Bello, questo è interessante. Allora, sono molto indecisa a riguardo, non so di preciso che pianta prendere. Me ne sono viste un po' tutte, me ne sono viste veramente tante e penso che alla fine opterò per questo Cameciparis obtusa, Nana gracilis. È una varietà che viene tantissimo usata in Giappone, rimane molto piccola, compatta e non so se ve l'ho mai portata sul canale, probabilmente sì, in qualche short, in qualche video veloce, e mi piace molto, mi piace perché il tronco è piccolo, però allo stesso tempo ha un bel diametro, penso sia già 1 centimetro abbondante, la pianta è sana. Abbiamo anche intravisto una sua variante, però quella che ha gli internodi più corti, che chiamano Teddy Bear o Twister, però non mi sconquiffera particolarmente, perché a differenza di questo, che è un tronco che si svolge abbastanza bene, è un bel movimento, i rami sono già praticamente disposti, questo c'è più lavorazione da fare, un po' più leggy. Penso che acquisterò questo, andrò sul semplice, sul sicuro, però mi ispira molto di più, mi piace tanto, è la prima che mi ha colpito subito, sana, bella. La lavorazione di questa però la facciamo nel prossimo video, vi lascio un po' così con la suspense, quindi per la modica cifra di 19,90 € siamo riusciti ad accaparrarci una pianta che tramuteremo in bonsai. Secondo voi, tanto, poco, come la pensate? Vi aspetto sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video dove faremo vedere la sua lavorazione. Ciao!